Ciao, vediamo ora come creare una lettera dall'effetto piegato con Adobe Illustrator. Prendiamo lo strumento testo, selezioniamo come font, ad esempio un font molto chiaro come Open Sans, modalità magari extra bold e un'altezza di 110, in modo che esce leggermente più alto e visibile ben visibile durante le lavorazioni. Andiamo a scrivere il nostro gruppo di lettere, dopodiché le andiamo a rendere più grandi e ancora più grandi. Facciamo anche un poco più alte, in questo modo. A questo punto andiamo a fare una copia di questa coppia di lettere e la andiamo a vettorializzare dal menu oggetto, espandiamo sia l'oggetto che il riempimento. A questo punto gli andiamo a dare un colore che ho precedentemente selezionato e inserito qui. Questo sarà il nostro colore di riferimento. Adesso andiamo a selezionare lo strumento segmento linea, gli andiamo a dare una traccia con un colore che si distingua da quello delle lettere, dopodiché con un valore di spessore pari a 1 andiamo a utilizzare lo strumento segmento come se volessimo tagliare le nostre lettere. In questo modo possiamo per esempio applicare i tagli partendo dai vertici e poi possiamo tagliare anche il puntino della I, che è una forma circolare e magari ci dà anche un effetto diverso rispetto alle altre due forme che sono più ovviamente geometriche. Bene, a questo punto andiamo a selezionare il tutto e con lo strumento elaborazione tracciati andiamo a scomporre in modo da ottenere delle forme singole grazie appunto all'intervento delle linee. Ecco qui le nostre tre forme che adesso andremo a piegare e a colorare con delle sfumature in modo da rendere realistico l'effetto, applicandoci poi infine le ombre. Cominciamo da questa forma, gli andiamo a dare una sfumatura classica che però poi possiamo naturalmente modificare. Con lo strumento sfumatura andiamo poi a modificare anche la direzione in questo modo. Selezionando le altre due forme andiamo a copiare col contagocce la sfumatura appena creata in modo da applicarla anche lì. Naturalmente dobbiamo modificare la direzione in questo modo. Stesso discorso lo facciamo quindi per tutte e tre. A questo punto vediamo come utilizzare questa forma per poi piegarla e creare un'ombra realistica al di sotto. Selezioniamo quindi la nostra forma con lo strumento rotazione, selezioniamo la modalità anteprima e con una rotazione che sia credibile andiamo poi a dare l'ok. Ovviamente facciamo uno zoom e verifichiamo che i crocini siano realmente coincidenti con i punti della figura, perché altrimenti dobbiamo provvedere noi manualmente, ma io consiglio sempre comunque di fare una verifica finale.
selezioniamo il crocino con lo strumento selezione diretta e lo andiamo a far coincidere con i punti della lettera in questione. Questo punto lo possiamo anche eliminare. Questa è una prima piega. A questo punto che cosa facciamo? Selezioniamo sia la lettera che la forma piegata e andiamo a creare una copia. Quindi possiamo CTRL più tasto sinistro del mouse o Command più tasto sinistro del mouse, oppure andiamo a fare un raggruppamento, dopodiché copiamo e incolliamo. Ed ecco la nostra copia. Adesso lavoriamo su questa copia in questo modo. Selezioniamo la figura copiata, andiamo ad applicare il colore della lettera, dopodiché preleviamo la nostra figura e la andiamo a posizionare al di sotto della piega originale. Tasto destro, ordina, porta dietro. Possiamo naturalmente spostarlo anche dal menu dei livelli. Dopodiché con lo strumento selezione diretta andiamo a spostare i crocini in questo modo, in modo da dare un effetto di ombra. Naturalmente il lavoro non finisce qui, perché quindi riselezioniamo la figura originale e gli andiamo a dare un effetto più scuro di ombra, più realistica, spostandoci qui dal pannello colore. Naturalmente qui partiamo sempre dai codici colore del colore utilizzato. Quindi a questo punto fare una cosa del genere, poi potremo eventualmente anche andare a modificarne l'opacità e la trasparenza. Ed ecco il nostro effetto ombra realistico. Cancelliamo la lettera copiata. A questo punto non ci resta che fare lo stesso identico lavoro anche per queste altre due lettere. Andiamo adesso a rifinire la parte interna, dando ovviamente un effetto di ombra realistica. E portandola ovviamente al di sotto della figura originale. Poi anche qui possiamo selezionare sia la lettera che la forma copiata, andando poi a elaborare il tracciato. E anche qui applichiamo l'effetto di trasparenza con una modalità di fusione moltiplica e un'opacità del 90%, spostandoci nel parametro del K, quindi del nero, ottenendo poi un effetto come questo. Infine facciamo lo stesso discorso anche per questa piega. La andiamo ovviamente a piegare, strumento rotazione, ecco, vedete, in questo caso un'angolatura di 180 gradi mi sembra abbastanza fedele. Andiamo poi a spostarli in modo da farli coincidere con gli estremi della figura. A questo punto vado a lavorare anche su questa forma, dandogli il colore netto, la vado a riapplicare sulla forma originale, portandola sotto, quindi ordina, porta dietro. A
questo punto naturalmente ho bisogno di farla sembrare un'ombra che si distende, quindi più grande. Che cosa vado a fare? Posso in questo caso specifico andare a eliminare 2 punti e andare in questo modo a portare l'ombra più avanti trascinandola con un unico punto, in modo da renderla più realistica, un qualcosa del genere. Poi con le manigline vado a tendere l'ombra più verso i lati in modo da rendere più realistico. Anche qui vado ad applicare l'effetto con elaborazione tracciati della fusione tra i due, riseleziono l'ombra copiata, vado nella modalità trasparenza, metodo moltiplica, un'opacità di 90 e vado a spostare naturalmente il nero. Ed ecco la nostra coppia di lettere con l'effetto di piegatura, quindi l'effetto di lettera piegata con un'ombra realistica in opacità, è assolutamente coincidente con le forme e le direzioni delle parti geometriche delle lettere. A questo punto noi potremmo anche applicare uno sfondo, selezioniamo il tutto, magari raggruppiamo e andiamo ad allineare al centro della nostra tavola, anche manualmente. Andiamo a creare un rettangolo, disegniamolo, lo posizioniamo al di sotto di tutto e andiamo a dare per esempio un effetto sfumatura come questa, che io non ho fatto altro che creare una sfumatura radiale con un verde molto molto chiaro al centro e un verde un pochino più scuro ma sempre morbido nella tonalità attorno. In questo modo ho creato uno sfondo, diciamo, attinente anche ai colori pastello e comunque tenui utilizzati per la coppia di lettere. Ciao, grazie e alla prossima!